Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vediamo a confronto Samsung Galaxy S26 e iPhone 17, così da capire qual è il migliore nei vari reparti e quale conviene scegliere in base alle proprie esigenze. Ma prima di iniziare vi chiedo solo un piccolo contributo, ovvero di lasciare un mi piace al video, magari del like e di iscrivervi al canale. Tutte operazioni che a voi non costano nulla, ma che a me danno davvero un grandissimo aiuto. Galaxy S26 e iPhone 17, dal punto di vista estetico, si distinguono in primis per i diversi raggi di curvatura, molto più corti su S26, fattore che lo rende distinguibile da tutta una schiera di smartphone che invece vogliono somigliare ad iPhone. Diverso anche il frame laterale, un filo più spigoloso sui bordi, quello di S26. Smartphone coreano che all'anteriore ha un più piccolo foro centrale al posto della Dynamic Island. Quest'ultima per forza di cose più grande, visto che integra i sensori per lo sblocco 3D tramite il riconoscimento del volto. Metodologia di sblocco che a seconda del caso può essere più o meno efficace dell'eccellente sensore di impronta ultrasonico del Samsung. Ambo i telefoni hanno la scocca posteriore in vetro e sono certificati IP68, anche se iPhone 17 è stato testato ad una profondità maggiore rispetto ad S26. Le dimensioni in pianta sono quasi identiche, ma la partita sull'ergonomia la vince il Galaxy grazie a spessore e peso inferiori che si sommano ad un'interfaccia che agevola meglio l'uso ad una mano. Le caratteristiche dei due display sono davvero simili e se la giocano anche riguardo la luminosità di picco. Tuttavia la spunta allo schermo di iPhone esclusivamente per una maggiore densità di pixel per pollice. Confrontare in termini numerici le prestazioni di due smartphone con sistemi operativi diversi non è semplice, e infatti a seconda dei benchmark utilizzati può risultare migliore l'uno o l'altro dispositivo, ma poco importa considerando che parliamo di due prodotti che per potenza bruta si posizionano subito sotto i rispettivi fratelli maggiori. Dunque parliamo di prestazioni così elevate che non ci sono dubbi in merito alla loro velocità nell'uso quotidiano e le capacità di eseguire senza difficoltà operazioni e giochi pesanti. Anche se, non avendo dei sistemi di dissipazione del calore validi quanto quelli di S26 Ultra e iPhone 17 Pro, le prestazioni in sessioni di gioco più lunghe possono risentirne, anche se ciò non toglie che siamo comunque ben al di sopra della quasi totalità dei medio di gamma. Galaxy S26 ed iPhone 17 adottano sensori di pari dimensioni per la fotocamera principale, ma lo smartphone di Apple presenta un diaframma più aperto e una miglior tecnologia di stabilizzazione. Pari dimensioni di sensore e di apertura del diaframma per le fotocamere ultragrandangolari, anche se va detto che il sensore dell'iPhone è 48 megapixel e quello di S26 a 12. Compatto coreano che si rifà con la presenza di un modesto teleobiettivo 3x, del tutto assente sull'iPhone. Riguardo le fotocamere anteriori non ci sono notizie ufficiali sulle dimensioni del sensore anteriore di iPhone, ma posso dirvi che perlomeno è più versatile, perché essendo quadrato e non rettangolare, permette di scattare foto e di girare video sia nel formato verticale che orizzontale, indipendentemente dall'orientamento del telefono. Osservando le foto ultragrandangolari diurne di questi smartphone, scopriamo che i loro scatti, seppure con delle differenze, si somigliano abbastanza. Questo perché Samsung nel corso degli ultimi anni sta virando verso un approccio sempre più naturale, che da sempre è quello scelto da Apple. Ciononostante le foto di S26 si riconoscono comunque, per alcuni colori un po' più vivaci e tonalità generalmente più fredde, così come l'iPhone si fa riconoscere per i suoi toni più caldi. La scelta verso l'uno o l'altro approccio è soggettiva, mentre oggettivamente posso dirvi che le foto ultragrandangolari di iPhone presentano tendenzialmente una miglior gamma dinamica e offrono anche un maggior dettaglio fine. Merito in buona parte del fatto che sono a 24 megapixel, a dispetto dei 12 megapixel di quelle del Samsung, anche se la nitidezza delle foto di iPhone 17 risulta in alcuni casi eccessiva e quindi artificiosa.
Nelle foto ultragrandangolari al tramonto e all'imbrunire, in qualche caso si lascia preferire il Samsung, e più in generale i vantaggi dell'iPhone visti poco fa diventano molto risicati, proprio per colpa della maggior risoluzione che con meno luce diventa quasi controproducente. Nelle foto ultragrandangolari notturne li reputo pari, perché a seconda del caso e dei parametri di valutazione può risultare leggermente migliore l'uno o l'altro, e facendo una media direi che siamo proprio sullo stesso livello. Per gli scatti panoramici diurni delle ottiche principali vale lo stesso discorso fatto poco fa per le corrispettive foto ultragrandangolari. Quindi foto in generale molto simili e che nuovamente vedono prevalere iPhone su dettaglio fine e gamma dinamica, con colori un po' più vivaci su S26 e tonalità più calde su iPhone. In sostanza, a meno che la miglior gamma dinamica e il maggior dettaglio fine offerti dall'iPhone non siano per voi fondamentali, con differenze che specificano non essere abissali, la scelta va per lo più a gusti. Nelle foto al tramonto e all'imbrunire il registro rimane più o meno invariato, con S26 che dimostra di sapere quando una scena ha bisogno di più luce, anche se il risultato è facilmente replicabile sull'iPhone alzando un po' le ombre. In condizioni di luce medio-basse la spunta iPhone, per un miglior contenimento del rumore digitale. Nelle macro se la giocano, ma iPhone 17 fa sempre un po' meglio, almeno sul contenimento del rumore. Di notte iPhone 17 ha fatto meglio in tutti gli scenari, tranne uno. I ritratti realizzati con le ottiche posteriori sono complessivamente pari. Di iPhone apprezzo particolarmente il maggior dettaglio nei ritratti 1x, mentre di S26 apprezzo che sia spesso più bilanciato nella temperatura colore e che offra un miglior dettaglio e pulizia d'immagine con la fotocamera frontale. Le foto zoom 2x sono quasi sempre leggermente migliori su iPhone 17, sia per dettaglio che per pulizia di immagine, mentre nello zoom 3x la spunta è decisamente S26 grazie all'ottica dedicata. Dunque il sensore modesto associato a quest'ultima ha la meglio sullo zoom digitale dell'iPhone, con la differenza in termini di dettaglio che cresce ulteriormente spingendosi fino al 5x o 10x. Ma vi dico anche che 5x e 10x di S26 non li utilizzerei mai se non per leggere qualche scritta lontana o cose simili, perché per una qualità godibile per una fotoricordo bisogna fermarsi al 3x. Per l'appunto ottico è migliore rispetto alla controparte digitale di iPhone 17. Smartphone di Apple che d'altra parte è sempre preferibile nelle foto zoom notturne, 3x comprese.
Osservando le foto ai soggetti in movimento, ho constatato che la velocità di scatto di S26 è quasi identica a quella di iPhone 17, tant'è che in molti casi le persone sono nella stessa identica posizione, o al più diversa di qualche piccolissima frazione di secondo. Nelle foto 2x a volte ha fatto un po' meglio S26 e altre l'iPhone, anche se con meno luce quest'ultimo tende a farsi preferire, così come sempre l'iPhone risulta più efficace con soggetti molto veloci. D'altra parte, con soggetti più lontani, volendo spingersi un po' più in là con lo zoom, Galaxy S26 risulta nettamente preferibile. Nei filmati iPhone rimane leggermente avanti, grazie ad una maggiore fluidità nello switch tra le ottiche, gestione migliore delle alte luci, dettaglio fine leggermente più alto e maggiore qualità di video notturni, al netto però di un lens flare che purtroppo è molto importante. Ma tralasciando situazioni molto complesse, S26 tallona iPhone 17 davvero da vicino e risulta preferibile nel momento in cui si vuole effettuare uno zoom dal 3x a salire. Tirando le somme su quanto visto nel confronto di foto e video, è emerso che iPhone 17 offre quasi sempre una qualità di foto e video un po' più alta nell'intervallo tra il 0,5x e il 2x, ma nulla di stravolgente per l'appunto, così come Galaxy S26 è preferibile nello zoom dal 3x a salire, ma con una differenza qualitativa che nuovamente non è nulla di eccezionale. C'è invece bisogno di un discorso a parte per i ritratti, ottimi su entrambi e preferibili sull'uno o sull'altro a seconda dei gusti, mentre S26 vince a mio avviso per qualità degli scatti della fotocamera anteriore. In sostanza iPhone 17 avrebbe potuto vincere il confronto riguardo foto e video, ma Galaxy S26 rimane in partita grazie a quella che per assurdo è la sua fotocamera tecnicamente peggiore, il teleobiettivo 3x, che per quanto modesto rende S26 un po' più versatile di iPhone 17 che invece ne è sprovvisto. Smartphone di Apple che d'altra parte ribadisco essere complessivamente migliore in foto e video nell'intervallo tra il 0,5x e il 2x. Dunque ad ognuno la sua scelta. Detto questo, vi informo che nel caso vogliate vedere più filmati dell'S26 a confronto con quelli di iPhone 17, abbonandovi al canale potete accedere a 11 minuti di riprese in 4K, in diversi scenari, senza tagli e con suddivisione in capitoli, così da potervi rendere conto di tutte le differenze tra i due prodotti. Abbonamento che vi dà accesso anche ad altri vantaggi, come le risposte prioritarie ai commenti. Se vi va, il pulsante abbonati è qui sotto, e nel caso vi ringrazio tantissimo per il supporto fornito. Per tutti invece sul canale Telegram sono disponibili gli scatti non compressi dei due prodotti, canale che potete raggiungere tramite il link in descrizione e sul quale vi segnalo esclusivamente le migliori offerte relative al mondo della tecnologia. Quindi niente spam di sconti inutili e solo ribassi di prezzo verificati, uno per uno dal sottoscritto. Galaxy S26 è dotato di una batteria dalla capacità maggiore di iPhone 17, ma quest'ultimo risulta comunque il migliore tra i due in termini di autonomia. Più nello specifico, con utilizzo leggero, quindi per guardare video, scambiare messaggi, mail, social e browsing, magari sotto rete wifi, la batteria dei due prodotti scende con la stessa velocità. Mentre se si fa ampio utilizzo del comparto fotografico, si stressa la parte modem o si effettuano operazioni pesanti, iPhone è molto più efficiente, il che può portare ad avere un buon 15-20% di autonomia in più, valore per nulla trascurabile. S26 presenta un leggero vantaggio solo nello standby prolungato sotto rete wifi o in chiamata quando la ricezione telefonica è buona, il che è del tutto normale vista la batteria dalla capacità maggiore. La velocità di carica nello 0,50% è simile, mentre fino al 100% è più veloce il Samsung, poiché l'iPhone è più conservativo. Smartphone di Apple che d'altra parte supporta la carica wireless fino a 25 watt contro i 15 del Samsung. Per quanto riguarda gli aggiornamenti software, Samsung ed Apple sono le aziende che garantiscono il miglior supporto. Infatti, seppure Google aggiorni a lungo come loro, l'affidabilità degli aggiornamenti è storicamente migliore per Samsung ed Apple.
Fatta questa nota sugli aggiornamenti, per il resto si tratta del solito versus tra Android e iOS, quindi la scelta dipende per lo più dalle proprie abitudini e preferenze personali. Fatto sta che l'interfaccia di Samsung è oggettivamente molto più personalizzabile e completa. Su iPhone manca persino l'anti-spam e non proviamo nemmeno a parlare di intelligenza artificiale, molto più integrata con tantissimi strumenti utili sullo smartphone coreano, con Apple Intelligence che, tralasciando l'integrazione con ChatGPT, non fa molto altro. Vedremo se le cose cambieranno nel breve e medio periodo dopo l'accordo tra Apple e Google per l'uso della tecnologia di Gemini che verrà integrata nella futura Siri ed Apple Intelligence. Volendo invece spezzare una lancia a favore di Apple, possiamo dire che diverse app sono più curate e che i vari social funzionano ancora meglio su quest'ultimo, anche se sui Samsung l'ottimizzazione di Instagram è forse la migliore del mondo Android, sicuramente più che valida se non lavorate con i social. La ricezione del segnale telefonico è leggermente migliore su S26, le prestazioni del Wi-Fi e del GPS sono sovrapponibili, il feedback aptico è eccellente su iPhone 17 e ottimo su S26, l'audio in capsula è ottimo su entrambi, ma un po' più alto su iPhone, i microfoni sono invece di pari livello e anche gli speaker stereo offrono una qualità e corposità del suono molto simile, giusto un filo superiore su iPhone per la capacità di avvolgerci meglio. Riguardo connettività e sensori, S26 la spunta per la presenza di una porta USB 3.2 anziché 2.0 e per il carrellino che può ospitare 2 SIM fisiche, mentre iPhone d'altra parte offre l'SOS satellitare e il chip ultra wideband. Galaxy S26, nonostante sia arrivato sul mercato dopo diversi mesi rispetto ad iPhone 17, ha già uno street price inferiore di circa 100 euro. Il che lo rende sicuramente preferibile nel caso stiate cercando uno smartphone con un software decisamente più personalizzabile, con molte più funzioni smart e un'integrazione nettamente migliore di tantissimi strumenti che sfruttano l'intelligenza artificiale. Samsung che consiglierei anche a chi non vuole rinunciare ad un teleobiettivo, seppure modesto. iPhone 17 si lascia invece preferire per il display un po' più definito, per una qualità di foto e video un po' più alta nell'intervallo tra il 0,5x e il 2x, per la miglior propensione ad essere uno smartphone per la creazione di contenuti social e per l'autonomia superiore con utilizzo stress, oltre ovviamente ad essere una scelta migliore per chi è già all'interno dell'ecosistema Apple con altri prodotti, anche se al giorno d'oggi avere un iPad, un Mac e magari uno smartphone Android è sempre meno un problema, seppure si debba rinunciare a qualche chicca dell'ecosistema Apple. Nei restanti aspetti fa poco meglio l'uno o l'altro come dimostrato nel confronto. Dunque il mio consiglio è quello di basare la vostra scelta principalmente sugli aspetti sui quali ho posto l'accento in queste conclusioni. Arrivati a questo punto, vi ricordo che in descrizione al video trovate i link per acquistare gli smartphone citati oggi e supportare al contempo il canale. Vi chiedo di farmi sapere nei commenti quale scegliereste tra Galaxy S26 ed iPhone 17, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra 2 o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.